Ciao ragazzi, sono Lori Bart. Oggi voglio farvi vedere come si fa a montare una forcella da un pollice filettata. La forcella che sto parlando è questa qui, col filetto, come vedete, e non quella headset senza filetto. Quindi le due differenze sostanziali sono uno filetto e uno headset. Le forcelle filettate da un pollice le troviamo sulle city bike tipo questa qui, oppure sulle grazielle, sulle nuove city bike tipo queste, e anche sulle vecchie mountain. Quindi diciamo che la forcella da un pollice a filetto è la più utilizzata su tutte le bici in commercio. L'attrezzatura che occorre per fare il lavoro è una sega da ferro, due chiavi da 32 piatte, un tagliatubi, una chiave esagonale da 6, un martello, un cacciavite a taglio, un tubo estrattore per inserire l'anello della serie sterzo e eventualmente un paio di guanti. Questa bicicletta ha subito un incidente, come vedete la forcella è piegata, quindi è da sostituire. Se vi capita anche voi un lavoro del genere, controllate anche il telaio che non abbia subito crepe durante questo incidente. La prima cosa da fare è togliere l'attacco manubrio, quindi svitiamo il tappo sopra, sfiliamo così. Poi con le chiavi del 32 andiamo ad allentare la serie sterzo, togliamo il tappo sopra, così, svitiamo, ok, togliamo via anche l'anello e poi allentiamo il tappo dello sterzo. Così. Ora la forcella libera la sfiliamo. Togliamo la gabbietta a sfera e ora dobbiamo togliere via l'anello di battuta. Prendiamo un cacciavite, diamo dei piccoli colpi così da una parte e dall'altra, così, e sfiliamo. Ora ingressiamo la nuova forcella dove va alloggiata l'anello e ora infiliamo l'anello. Poi prendiamo il tubo, inseriamo il tubo dentro la forcella e diamo dei colpi sopra così, in modo che l'anello vada in battuta sulla forcella, in questo modo. Ingrassiamo l'anello così. Ora misuriamo con il metro la misura del vecchio canotto e la riportiamo sulla nuova forcella. Prendiamo il nostro tagliatubi che serve per tagliare perfettamente il tubo. Poi con la sega da ferro andiamo a tagliare il tubo. Andiamo a togliere eventuali sbavature. Poi inseriamo la gabbietta a sfera, mi raccomando da questo verso, così. Ora inseriamo la forcella nel telaio. Avvitiamo il suo tappo fino in fondo senza serrare troppo forte. La forcella deve essere libera, così. Poi mettiamo il suo anello che serve, con quel dentino lì serve per non fare svitare l'anello sotto, il dado.
Poi andiamo a mettere il tappo di chiusura. Avvitiamo fino in fondo. Poi con le due chiavi andiamo a serrare dado contro dado, così. E voilà, la forcella è montata correttamente. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!